Ciao a tutti, l'appuntamento di oggi in giardino è con un'orchidea bellissima, si chiama Stanofea oculata. Andiamo a conoscere questa bellissima orchidea. Orchidea Stanofea oculata. Questa è un'orchidea tropicale, arriva dal Brasile, dal Sud America, Centro America. Vi sono una cinquantina di specie di queste orchidee chiamate Stanofea. Hanno queste foglie bellissime, verdi, che ricordano un po' la spidistria, una delle più comuni piante d'appartamento coltivate nei condomini. Ma la caratteristica più bella di questa pianta è che ha il fiore, la fioritura che spunta da sotto e non da sopra, quindi queste piante vanno coltivate in cestelli forati per permettere alla fioritura di poter uscire da sotto. Questo perché? Perché sono piante che vivono in natura appese ai rami, si ancorano ai rami degli alberi, ai tronchi dove ci sono degli anfratti per mettere le radici, dopodiché la loro fioritura parte dal centro, dal margine della pianta, si curva verso il basso e va giù. E quindi avremo la pianta nel suo vaso e questa specie di lampadario, solitamente bianco, che si apre sotto con tutti i suoi fiori. Fiori che hanno una breve durata, ma che sono di una bellezza straordinaria. Guardate un po'. Le fotografie di questi fiori le ho fatte quest'inverno perché è una pianta che fiorisce a fine estate. Purtroppo, perché quando c'è questa fioritura sarebbe bello averla all'aperto perché dà un aspetto a tutta la pianta molto tropicale, mentre in casa a volte si rischia, come era successo i primi anni di coltivazione, di avere poca luce e non permettere a questa fioritura di espandersi al massimo e quindi di frenarla un po'. Partiamo con la coltivazione di questa pianta, dall'elemento più importante per le orchidee, che è la luce. Le orchidee sono piante che hanno bisogno di molta luce, per questo tante crescono sugli alberi, perché cercano di raggiungere più luce possibile. Di quale illuminazione ha bisogno questa orchidea? Allora, la Stanofea ha bisogno di una illuminazione molto forte, ma che non sia ai raggi diretti del sole. Adesso io l'ho messa qui perché devo farla vedere per il video, ma in realtà lei è sotto un gazebo, la luce viene filtrata perché c'è una lastra di policarbonato e quindi i raggi del sole non raggiungono direttamente le foglie. Quindi un'illuminazione molto buona, diciamo che può sopportare le luci alle prime ore del mattino o quelle della sera, mentre quelle pomeridiane, di mezzogiorno, delle 10, delle 3 del pomeriggio possono essere veramente deleterie per questa pianta perché si rischia di bruciare le foglie. Qui vi sono forse, qui dietro c'è una foglia, non so se si vede, che è stata bruciata dal sole. Quindi illuminazione molto buona, se la teniamo all'esterno, in una zona illuminata dal sole le prime ore del mattino e poi una buona luce ma non solare diretta. Se la coltiviamo in appartamento possiamo regalargli qualche ora di luce in più mettendola davanti ad una finestra molto illuminata, altrimenti la possiamo schermare con una retina che filtri un po' i raggi del sole. Come temperatura la Stanofea è un'orchidea tropicale, quindi la sua temperatura va dai 15 gradi ai 25-30 gradi. Più fa caldo, più questa pianta deve essere bagnata. Allora, all'esterno lasciamo che questa pianta goda delle temperature estive che abbiamo. In appartamento invece cerchiamo di coltivarla lontano dalle fonti di calore che sono termosifoni ed altro, ma facciamoli prendere il calore della stanza. Quindi possiamo metterla davanti ad una finestra con la temperatura della stanza in inverno che può essere di
16 gradi, 17 gradi, 18 a seconda di quanto uno vuole tenere il caldo in casa. L'importante è che non venga appoggiata sopra termosifoni o messa vicino a delle grandi fonti di calore, anche perché la stanofea rispetto a altre orchidee riesce a sopportare anche temperature un po' inferiori, e queste temperature inferiori fanno sì che si sviluppi la fioritura. Quindi se in casa abbiamo 25 gradi come in estate all'aperto, questa pianta difficilmente riuscirà a fiorire, bisogna fargli patire un po' di freddo. Quindi infatti la sua fioritura avviene a fine estate, settembre-ottobre, quando le temperature calano. Questo sbalzo di temperatura da quelle alte estive a quelle che cominciano ad abbassarsi perché arriva l'autunno fanno sì che si stimoli il processo di fioritura, e quindi arrivato l'autunno possiamo vedere da sotto spuntare questi fiori bellissimi. Allora, l'innaffiatura per questa pianta deve essere abbastanza frequente, non sopporta di avere le radici secche, quindi noi possiamo bagnarla in questo modo. Io procedo in questo modo per questa pianta. In estate, una volta alla settimana, la prendo e la immergo totalmente nell'acqua, quindi per immersione, lasciando fuori solo le foglie. Questa immersione durerà una mezz'ora in modo che il terriccio si impregna bene di acqua, poi la scolo e la riappendo al suo posto. Lei perderà tutta l'acqua in eccesso, però il bark che abbiamo usato per il composto assorbirà tantissima acqua e quindi la rilascerà con evaporazione poi nel tempo, garantendo umidità in tutto il terriccio. Una volta alla settimana immersione in acqua tiepida, mai fredda per le orchidee, sempre tiepida. Vedo su internet adesso ci sono dei siti che spiegano che mettendo dei blocchetti di ghiaccio nelle orchidee si stimola la fioritura. Io non lo farei mai questa cosa, perché in natura le orchidee nei paesi tropicali il ghiaccio e l'acqua fredda non la vedono mai. Può essere acqua fresca perché piove, ma il ghiaccio loro non lo conoscono, quindi noi stiamo fornendo ad una pianta un elemento che è sconosciuto alla pianta. Il fatto di stimolare la fioritura in questo modo potrebbe essere dovuto ad uno shock della pianta stessa, che sente che sta per morire, come succede in tante piante, e quindi fiorisce per cercare di riprodursi. Tante volte le piante, non so se vi è capitato mai di trascurare una pianta e nonostante l'abbiamo trascurata la troviamo in fiore. Questo non è perché la pianta sta bene così. Questo è perché la pianta sente che sta per morire, e quindi nella natura di tutti gli organismi, quando sente che sta per morire, la cosa più importante è la riproduzione, ovvero riprodursi. E la pianta fiorisce cercando disperatamente di riprodursi perché sente la fine. Quindi cerchiamo di non scioccare le piante con queste tecniche che sì, abbreviano il periodo in cui bisogna attendere una fioritura. A mio parere personale è bello avere anche un'orchidea che non fiorisce per 2-3 anni, finché non si capisce bene il metodo di coltivazione, per poi ottenere i fiori. Lì è una conquista. Il fatto di mettere un cubetto di ghiaccio su una pianta, scioccarla e mandarla subito in fiore, sì, può essere bello perché vedo il fiore, ma mi perdo tutto il percorso di coltivazione, di amore, di cura della pianta, che mi premierà un giorno con un fiore. Se voglio accorciare i tempi, sciocco la pianta, la faccio fiorire subito, ma mi sono perso tutto il tragitto. Ho raggiunto subito l'obiettivo, ma mi sono perso tutto quello che c'è dietro. Quindi annaffiatura in questo modo, immersione in estate una volta alla settimana, poi come abbiamo detto nebulizzazione anche giornaliera nelle foglie. Le foglie hanno questa caratteristica di raccogliere un po' l'acqua piovana, sono molto larghe, quindi la pioggia batte sopra, hanno una scanalatura, fa sì che la pioggia confluisce tutta all'interno di questa scanalatura che conduce l'acqua negli pseudobulbi. Le foglie alla base hanno questi bulbi molto grossi. Questo è anche una riserva d'acqua nel caso rimanga secca. In inverno invece bisogna bagnarla meno, bisogna mantenerla leggermente umida, quindi l'immersione la faremo una volta ogni 2 settimane. Eviteremo di spruzzarla. Se è vicino ad una fonte di calore, perché lo spazio è quello che noi abbiamo, allora piuttosto cerchiamo di vaporizzare anche un po' il substrato abbastanza spesso, oppure a fine fioritura appoggiare il tutto su un sottovaso con della perlite o dell'apillo vulcanico o dell'argilla espansa, che sia con dell'acqua, in modo che il vaso appoggiato sopra l'argilla espansa non è a contatto con l'acqua, però
subisce l'evaporazione di quest'acqua, che fa sì che il tutto rimanga un po' umido. Quindi l'annaffiatura ne abbiamo parlato, parliamo adesso di concimazione. Allora, questa pianta io la concimo con un prodotto qualunque per le orchidee. Allora, la stanofea oculata, come tutte le altre stanofee, o gran parte di esse, si concimano con un concime molto bilanciato, quindi possiamo fare un 20-20-20. Questa numerazione la trovate nei barattoli di concime per le orchidee. Sono azoto, fosforo e potassio. Allora, azoto, fosforo e potassio li trovate con una sigla che è 20-20-20, 10-20-30, 30-10, a seconda di quanto c'è di uno e quanto meno c'è dell'altro. La sigla è NPK, azoto, fosforo e potassio. Io direi di usare, come almeno io uso, un concime che è 20-20-20, quindi bilanciatissimo, c'è tutto nella maniera equilibrata all'interno. La concimazione si fa una volta ogni 20 giorni d'estate e in inverno una volta al mese, sempre metadose, non dose completa come è scritto nel barattolo, perché queste piante soffrono di concentrazione di concime nel substrato. Abbiamo parlato della luce, abbiamo parlato della temperatura, abbiamo parlato della concimazione. Non c'è molto altro da dire per poter avere una bella pianta di stanofea oculata. Possiamo appenderla. Io ho usato questo vaso forato, era un vaso con dentro della fibra di cocco che tra l'altro ho inserito anche all'interno. E poi sto provando a coltivarla anche con un altro metodo, nel senso ogni tanto raccolgo delle foglie secche, soprattutto di felci o di castagno o di querce, e le metto all'interno appoggiate sopra. Loro, deteriorandosi, forniranno degli elementi nutritivi comunque alla pianta durante l'annaffiatura. Il vaso che ho usato è questo, di metallo, come dicevo prima dentro c'era una fibra di cocco. Si può usare, come fanno molti coltivatori inglesi e americani, anche la museruola che si usa per le pecore, per evitare che vadano a mangiare in giro. Sono delle museruole fatte di metallo, a rete tipo a conigliera, che vengono messe nel muso delle pecore. Credo che siano le pecore che usano queste maschere. E sono praticamente diventano dei cestelli, se non le si usa sugli animali, guardandole sono dei cestelli forati con dei bellissimi buchi che si possono anche appendere. Quello è uno dei contenitori migliori dove coltivare questa bellissima orchidea. Con questo è tutto, se vi avete domande vi risponderò sotto il video, perché magari non sono stato chiaro, faccio questi video da poco, quindi se c'è qualcosa fatemelo notare. Devo cercare anche di stabilire una cronologia degli argomenti. Io parto subito a parlare della pianta e mi dimentico di alcune cose magari. Comunque nei vostri commenti potete segnalarmi anche che cosa non vi è piaciuto di questo video. Se avete delle domande su coltivazione di questa pianta qui fatele pure, io vi risponderò. Vi invito a mettere un bel mi piace se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta la mia stanofea, bellissima, che gli do anche un bacio, perché mi regala tutti gli anni delle fioriture che sono veramente spettacolari. E ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino. Ciao e grazie per essere venuti a guardare questo video su questa bellissima orchidea tropicale. Ciao ciao!